Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao e benvenuti su Italiano Tales. La storia di oggi è emozionante, toccante e piena di speranza. Parla di perdere qualcosa di sicuro e di trovare un nuovo inizio. Questa storia ti aiuterà anche a praticare l'ascolto in italiano e a imparare parole semplici attraverso emozioni della vita reale. Mi chiamo Sofia. Avevo 29 anni quando la mia vita cambiò improvvisamente. A quel tempo la mia vita era semplice e tranquilla. Ogni giorno era quasi uguale. Lavoravo come assistente responsabile in un piccolo ufficio in città. Il mio stipendio non era alto, ma era sufficiente. Pagavo l'affitto, compravo cibo semplice. Vivevo da sola in un piccolo appartamento. Pensavo che la mia vita fosse stabile. Pensavo che il mio futuro fosse già deciso, ma mi sbagliavo. Ogni mattina mi svegliavo alle 7, preparavo il caffè, mi vestivo, poi andavo di fretta al lavoro. Non succedeva mai niente di speciale, facevo il mio lavoro, tornavo a casa, cenavo da sola. Poi dormivo e il giorno dopo ripetevo la stessa routine. Un lunedì mattina il cielo era scuro e grigio. Un vento freddo soffiava per le strade. Arrivai in ufficio con 5 minuti di ritardo. Di solito nessuno se ne accorgeva. Ma quella mattina sembrava diversa. Quando entrai nell'edificio, vidi il mio capo vicino alla porta. Si chiamava signor Reynolds. Aveva un'espressione seria. «Sofia», disse piano, «per favore, vieni nel mio ufficio». Sentii un peso sul cuore. Lo seguii senza parlare. Nel suo ufficio chiuse la porta, si sedette e mi guardò per qualche secondo, poi sospirò. «L'azienda sta facendo dei cambiamenti», disse. Aspettai. «Mi dispiace», continuò. «Il tuo posto di lavoro è stato eliminato». Per un momento non capii. «Il mio posto?» chiesi. Lui annuì. «Dobbiamo ridurre il personale. Oggi sarà il tuo ultimo giorno». La stanza diventò silenziosa. Sentii un freddo dentro di me. «Lavoro qui da 6 anni», sussurrai. «Lo so», disse. «Hai lavorato molto. Non è stata una decisione facile». Abbassai lo sguardo verso le mie mani. Tremavano. Volevo pregarlo di cambiare idea, ma sapevo che era già tutto finito. Dopo aver firmato alcuni documenti, tornai alla mia scrivania. I miei colleghi mi sorridevano come se fosse una mattina normale. Non sapevano che avevo perso il lavoro. Mi sforzai di sorridere. Poi misi le mie cose in una scatola di cartone, una tazza da caffè, alcuni quaderni, una penna, una piccola cornice con una foto. 6 anni di lavoro stavano dentro una piccola scatola. Quando uscii dall'edificio, nessuno mi fermò. La città sembrava la stessa.
La gente rideva, le auto passavano, gli autobus continuavano il loro percorso, la vita andava avanti, ma la mia vita sembrava essersi fermata. Non volevo tornare a casa. Non ero pronta a stare da sola nel mio appartamento. Così iniziai a camminare. Non sapevo dove stessi andando, camminavo e basta. Una domanda continuava a ripetersi nella mia mente. Perché proprio io? Avevo lavorato duramente, avevo seguito le regole, non avevo mai causato problemi. Allora perché avevo perso tutto? Dopo molto tempo arrivai in un parco tranquillo. Foglie arancioni coprivano l'erba. I bambini giocavano vicino agli alberi. Gli uccelli cantavano piano. Il parco sembrava tranquillo, ma il mio cuore non lo era. Mi sedetti su una vecchia panchina di legno e fissai il terreno. Dopo qualche minuto notai un'anziana signora seduta all'altra estremità della panchina. Indossava un cappotto marrone. Tra le mani teneva un piccolo quaderno, non stava scrivendo. Guardava semplicemente le persone che passavano. Poi parlò. Brutta giornata? La guardai sorpresa. È così facile capirlo? Sorrise dolcemente. Solo per chi ha vissuto molte brutte giornate. La sua voce era calma, calda, gentile. Per qualche motivo, le risposi sinceramente, oggi ho perso il lavoro. Lei annuì lentamente. E adesso pensi che la tua vita stia andando in pezzi? Sì, dissi. Mi sembra che sia tutto finito. L'anziana signora chiuse il quaderno e mi guardò. No, disse, forse sta appena cominciando. Quasi risi. Cominciando. Ho perso il mio unico lavoro. Non ho molti soldi, non so cosa fare. Mi ascoltò in silenzio. Poi disse, bene. Aggrottai la fronte. Come può essere una cosa buona? Perché adesso, disse, hai la possibilità di scegliere una vita diversa. Scossi la testa. Non mi sento fortunata. Ho paura. Certo, disse. La paura arriva sempre quando la vita apre una nuova porta. Distolsi lo sguardo. Non so nemmeno in cosa sono brava. La donna ci pensò per un momento. Che cosa facevi al lavoro? Rispondevo alle email, dissi. Organizzavo gli appuntamenti, aiutavo i clienti. Risolvevo piccoli problemi, facevo in modo che tutto funzionasse. Sorrise. Quindi sai risolvere i problemi. Sono solo capacità normali, dissi. La donna rise piano. Le capacità normali possono costruire vite straordinarie. Le sue parole mi sorpresero. Poi continuò. Molte persone aspettano per tutta la vita, aspettano di avere fiducia in se stesse, aspettano il momento perfetto,
aspettano che qualcuno dia loro il permesso e mentre aspettano non iniziano mai. Rimasi in silenzio. Forse anch'io avevo aspettato. Aspettavo di sentirmi pronta, aspettavo di sentirmi coraggiosa, aspettavo che la vita cambiasse da sola. E se fallisco? Chiesi. La donna guardò il cielo, poi disse: e se invece non fallisci? La fissai. Nessuno mi aveva mai fatto quella domanda. Per tutto il giorno mi ero chiesta: e se tutto andasse male? Ma non mi ero mai chiesta: e se qualcosa andasse bene? Il sole cominciò a tramontare dietro gli alberi. Il cielo diventò arancione e rosa. Per la prima volta quel giorno riuscii a respirare un po' più facilmente. La paura era ancora lì, ma non sembrava più così forte. L'anziana signora si alzò e mise il quaderno nel cappotto. Che cosa dovrei fare adesso? Chiesi. Sorrise. Fai il prossimo passo. Tutto qui? Sì, disse. Non devi vedere tutta la strada, devi solo vedere il prossimo passo. Poi si voltò e si allontanò. Poco dopo scomparve dietro gli alberi. Rimasi sulla panchina per molto tempo. Le sue parole erano semplici, ma rimasero nel mio cuore. Quella sera tornai nel mio appartamento con la mia piccola scatola dell'ufficio. La stanza sembrava silenziosa. Troppo silenziosa. Misi la scatola sul tavolo e mi sedetti sul letto. Non avevo un lavoro, non avevo un piano. Non avevo idea di cosa sarebbe successo il giorno dopo. Ma nel profondo di me una piccola voce sussurrò qualcosa di nuovo. Forse questa non era la fine. Forse questo era il mio nuovo inizio. Quella notte non riuscii a dormire bene. Ogni volta che chiudevo gli occhi rivedevo le stesse scene. Il signor Reynolds che mi diceva che avevo perso il lavoro, i miei colleghi che sorridevano senza sapere che era il mio ultimo giorno, l'anziana signora nel parco. Le sue parole calme continuavano a tornarmi in mente. Non devi vedere tutta la strada, devi solo vedere il prossimo passo. Volevo crederle, ma la paura era più forte della speranza. La mattina seguente mi svegliai alle 7 per abitudine. Per qualche secondo tutto sembrava normale. Poi ricordai: non avevo nessun posto dove andare, nessun ufficio, nessuna riunione, nessun lavoro. Il mio appartamento sembrava troppo silenzioso. Preparai il caffè e mi sedetti vicino alla finestra. Fuori le persone camminavano velocemente per andare al lavoro, avevano un posto dove andare. Io mi sentivo persa. Presi il telefono e quasi aprii un sito per cercare lavoro. Poi mi fermai. Le parole dell'anziana signora tornarono nella mia mente. Scegli una vita diversa. Andai alla mia scrivania e trovai un quaderno vuoto. Aprii la prima pagina. Per molto tempo non seppi cosa scrivere.
Alla fine scrissi un titolo semplice: Cose che so fare. Sembrava una cosa piccola, quasi infantile. Ma continuai a scrivere. So organizzare il lavoro, so rispondere alle email, so parlare gentilmente con i clienti, so risolvere piccoli problemi, so gestire gli appuntamenti, so mantenere la calma nelle situazioni stressanti, so imparare velocemente. Quando finii, guardai la lista. Nessuna di quelle capacità sembrava speciale da sola, ma insieme significavano qualcosa. Forse non stavo iniziando da zero, forse avevo già delle capacità utili. Quel pensiero mi diede un po' di forza, non molta, ma abbastanza per continuare. Più tardi, quel pomeriggio, aprì il mio portatile. Cercai lavori d'ufficio. Ce n'erano molti. Assistente d'ufficio, assistenza clienti, impiegata amministrativa, assistente responsabile. La maggior parte sembrava proprio come il mio vecchio lavoro. Lo stesso tipo di scrivania, lo stesso tipo di routine, lo stesso tipo di stipendio. Immaginai di fare la stessa cosa per altri 6 anni. All'improvviso sentii un peso sul cuore. Chiusi il portatile. Era davvero quello che volevo? Oppure cercavo solo sicurezza perché avevo paura? Non lo sapevo. Quel pomeriggio tornai al parco. Una parte di me sperava di trovare di nuovo l'anziana signora. Volevo altri consigli, altre risposte. Ma quando arrivai, la panchina era vuota. Mi sedetti comunque. Le persone mi passavano davanti, i bambini ridevano, i cani correvano sull'erba. Passò un'ora. L'anziana signora non arrivò. All'inizio mi sentii delusa, poi sorrisi leggermente. Forse quella era la lezione. Forse non dovevo dipendere da lei. Forse adesso dovevo fare la mia scelta. Quando mi alzai per andare via, feci una promessa a me stessa. Oggi farò qualcosa di diverso. Quando tornai a casa, aprii di nuovo il portatile, ma questa volta non cercai lavoro. Aprii un social network. Le mie dita rimasero ferme sulla tastiera. Per un momento esitai. Poi iniziai a scrivere. Ciao a tutti. Mi chiamo Sofia. Ho 6 anni di esperienza nell'organizzazione del lavoro, nella gestione delle email, nell'assistenza ai clienti, nella gestione degli appuntamenti e nelle attività d'ufficio. Se qualche proprietario di una piccola attività ha bisogno di un aiuto affidabile, sarei felice di dare una mano. Lessi il messaggio 3 volte. Sembrava semplice, forse troppo semplice. Quasi lo cancellai. Chi mi avrebbe assunta? Chi si sarebbe fidato di una sconosciuta online? La voce della paura diventò più forte. Non sei abbastanza brava. Nessuno risponderà. Farai una brutta figura. Il mio dito si avvicinò al pulsante per cancellare.
Poi ricordai la domanda dell'anziana signora. E se invece non fallisci? Feci un respiro profondo. Prima che la paura potesse fermarmi di nuovo, cliccai su Pubblica. Il messaggio era online. Avevo fatto il primo passo e non potevo più tornare indietro. Per l'ora successiva controllai il telefono ancora e ancora. Niente, nessun commento, nessun mi piace, nessun messaggio. Quel silenzio faceva male. La sera mi convinsi di aver commesso un errore. Forse avrei dovuto semplicemente cercare un altro lavoro in ufficio. Sarebbe stato più sicuro, più normale, più realistico. La mattina seguente presi il telefono. Avevo intenzione di cancellare il post, ma prima che potessi farlo vidi una notifica. Un nuovo messaggio. Le mie mani si bloccarono. Lo aprii lentamente. Ciao Sofia, ho visto il tuo post. Mi chiamo Olivia. Ho un piccolo negozio online che vende regali fatti a mano. Ho bisogno di aiuto per rispondere ai messaggi dei clienti e tenere tutto organizzato. Ti interesserebbe? Fissai il messaggio, poi lo lessi di nuovo e ancora una volta. Qualcuno aveva davvero bisogno del mio aiuto. Non era una grande azienda, non era il lavoro perfetto dei miei sogni, ma era reale. Per la prima volta da quando avevo perso il lavoro, si era aperta una piccola porta. Poi la paura tornò. E se si aspettasse troppo da me? E se facessi degli errori? E se pensasse che non fossi abbastanza brava? Fissai lo schermo per qualche minuto, poi capii una cosa. La paura non sarebbe scomparsa, sarebbe venuta con me. E forse andava bene così. Iniziai a scrivere. Ciao Olivia, grazie per il tuo messaggio. Sì, sarei felice di aiutarti. Potresti raccontarmi qualcosa in più sulla tua attività e sul tipo di aiuto di cui hai bisogno? Poi premetti invia. Una strana sensazione mi riempì il petto. Un po' di paura, un po' di entusiasmo, un po' di speranza. Qualche minuto dopo Olivia rispose. Mi raccontò che il suo negozio era cresciuto rapidamente. Amava creare prodotti fatti a mano, ma rispondere ogni giorno alle domande dei clienti era diventato troppo impegnativo. Aveva bisogno di una persona organizzata, una persona paziente, una persona gentile. Poi mi chiese se potevamo fare una videochiamata quel pomeriggio. Dissi di sì. Le ore prima della chiamata sembrarono lunghissime. Mi cambiai la camicia 2 volte. Controllai la connessione a internet molte volte. Mi esercitai a presentarmi. Pulii persino la parete dietro la mia scrivania, così la stanza sembrava più professionale. Quando finalmente iniziò la chiamata, il mio cuore batteva forte. Olivia sorrise con calore. Sembrava gentile. Grazie per aver accettato di parlare con me, disse.
Grazie a te per avermi dato una possibilità, risposi. Parlammo per quasi 40 minuti. Lei mi spiegò la sua attività. Io le raccontai la mia esperienza. Alla fine Olivia sorrise di nuovo. Vorrei provare a lavorare con te per una settimana, disse. Se va bene, possiamo continuare. Una settimana. Era tutto, ma era abbastanza. Quando la chiamata finì, mi appoggiai allo schienale della sedia. 2 giorni prima pensavo che il mio futuro fosse finito. Ora, una nuova strada si stava aprendo davanti a me. Non sapevo ancora dove mi avrebbe portata, ma non ero più ferma. Stavo andando avanti, un piccolo passo alla volta. La mattina seguente mi svegliai prima della sveglia. Questa volta non mi svegliai perché dovevo andare in ufficio. Mi svegliai perché ero emozionata. Poi la paura tornò. Era il mio primo giorno di lavoro con Olivia. Volevo fare tutto bene. Dopo colazione aprii il portatile e misi il quaderno accanto a me. Avevo scritto tutto quello che Olivia mi aveva detto durante la nostra chiamata. Volevo essere pronta. Qualche minuto dopo, Olivia mi diede l'accesso alle mail della sua attività. Quando la aprii, capii subito il problema. C'erano tantissimi messaggi non letti. Alcuni clienti chiedevano informazioni sui loro ordini, alcuni volevano cambiare il loro indirizzo, altri facevano domande sui prodotti. Fissai lo schermo e sussurrai: sono davvero tanti. Per un momento mi sentii nervosa, poi ricordai le parole dell'anziana signora. Devi solo vedere il prossimo passo. Così non pensai a tutti i messaggi. Risposi al primo, poi al secondo, poi al terzo. Lentamente la lista diventò più corta. Scrissi ogni risposta con attenzione. Cercai di essere gentile e chiara. Quando non sapevo cosa dire, chiedevo a Olivia. Lei rispondeva sempre con gentilezza. Non preoccuparti, Sofia, diceva. Stai imparando. Quelle parole mi aiutarono a continuare. I primi giorni non furono perfetti. Feci degli errori. Una volta inviai il numero di tracciamento sbagliato, un'altra volta dimenticai di rispondere a un'email importante fino alla mattina seguente. Quando vidi i miei errori, mi sentii in imbarazzo. La vecchia paura tornò. Forse non sono abbastanza brava. Forse perderò questa opportunità, ma questa volta non mi arresi. Chiesi scusa, risolsi il problema e continuai a lavorare. Ogni errore mi insegnava qualcosa. Giorno dopo giorno diventai più veloce. Imparai come Olivia preferiva parlare con i clienti. Capii quali risposte risolvevano i problemi più velocemente. Creai delle cartelle per organizzare le diverse email. Scrissi una lista delle domande e delle risposte più comuni. Piccoli cambiamenti resero il lavoro più facile.
Alla fine del quarto giorno il mio telefono squillò. Era Olivia. Il mio cuore fece un salto. Avevo fatto qualcosa di sbagliato? Risposi con cautela. Ciao Sofia, disse Olivia con allegria. Volevo solo ringraziarti. Per cosa? Chiesi. I nostri clienti ricevono risposte più velocemente, disse. Adesso sono più soddisfatti e finalmente ho di nuovo tempo per creare nuovi prodotti. Per un momento non riuscii a parlare. Poi Olivia continuò. Vedo che ci tieni davvero a questo lavoro. Mi stai aiutando molto. Quando la chiamata finì, rimasi seduta in silenzio sulla mia sedia. Sul mio viso apparve un sorriso sincero, non un sorriso falso, non il sorriso educato che facevo in ufficio, un sorriso vero, me lo ero guadagnato. Alla fine della settimana Olivia mi chiese di fare un'altra videochiamata. Mi sentii di nuovo nervosa. Quando iniziò la chiamata, lei sorrise. Sofia, disse, la nostra settimana di prova è finita. Lo so, dissi. Ho fatto alcuni errori. Olivia rise piano. Tutti fanno degli errori. Quello che conta è che hai imparato. Poi disse delle parole che non dimenticherò mai. Voglio che tu continui a lavorare con me, non solo per un'altra settimana. Voglio che tu rimanga a lungo. Fissai lo schermo. Lo pensi davvero? Sì, disse. Hai aiutato la mia attività più di quanto immagini. Sì, risposi subito. Mi piacerebbe molto continuare. Dopo la chiamata, guardai fuori dalla finestra. Solo poco tempo prima ero uscita dal mio ufficio con una scatola di cartone. Pensavo che il mio futuro fosse finito. Ma ora si stava aprendo una nuova porta e la vita aveva ancora molte sorprese per me. Qualche giorno dopo, Olivia parlò del mio lavoro a una sua amica. La sua amica aveva un piccolo negozio di abbigliamento online. Poco dopo, anche lei mi contattò. Poi mi scrisse un altro proprietario di una piccola attività e poi un altro ancora. Lentamente il mio lavoro cominciò a crescere. Non lavoravo più per una sola azienda. Aiutavo diverse piccole attività. Ogni cliente mi insegnava qualcosa di nuovo. Uno mi insegnò a comunicare meglio, un altro mi insegnò a essere più organizzata, un altro ancora mi insegnò il valore della fiducia. Non tutti i giorni erano facili. Alcuni clienti erano impazienti, alcuni problemi erano difficili. A volte dubitavo ancora di me stessa. A volte avevo ancora paura, ma ora vedevo la paura in modo diverso. La paura non significava sempre che dovevo fermarmi. A volte la paura significava che stavo crescendo. Passarono i mesi. Costruì una nuova routine. Ma questa routine era diversa dalla mia vecchia vita. Sceglievo i miei orari di lavoro, organizzavo la mia giornata,
imparavo nuove capacità. Per la prima volta sentivo di costruire qualcosa che apparteneva a me. Una sera tranquilla, dopo aver finito di lavorare, tornai al parco. Lo stesso sentiero, gli stessi alberi, la stessa vecchia panchina. Speravo di vedere di nuovo l'anziana signora, ma non era lì. Aspettai per un po', ancora niente. Poi sorrisi. Forse non dovevo incontrarla di nuovo. Forse mi aveva già dato ciò di cui avevo bisogno. Non mi aveva dato dei soldi. Non mi aveva offerto un lavoro. Non aveva risolto i miei problemi. Mi aveva semplicemente aiutata a vedere i miei problemi in modo diverso. Mentre il sole tramontava dietro gli alberi, ricordai le sue parole. Non devi vedere tutta la strada, devi solo vedere il prossimo passo. Ora capivo. Quando persi il lavoro, pensavo che la mia storia stesse finendo, ma in realtà stava iniziando un capitolo migliore. Se fossi rimasta nella mia zona di comfort, non avrei mai scoperto la mia forza. Se avessi scelto la paura, non avrei mai iniziato. E se avessi aspettato il momento perfetto, forse starei ancora aspettando. La vita non cambia sempre grazie a una grande decisione. A volte cambia grazie a un piccolo passo, un messaggio, una conversazione, un'opportunità, un semplice sì. Quindi, se stai ascoltando la mia storia e ti senti perso, ricorda questo. Non hai bisogno di avere tutte le risposte. Non hai bisogno di un piano perfetto, non hai bisogno di non avere paura. Hai solo bisogno di abbastanza coraggio per fare il prossimo piccolo passo, perché un passo può portare a un altro e prima che tu te ne renda conto, potresti ritrovarti a camminare verso una vita che non avevi mai immaginato. A volte il giorno peggiore della tua vita può diventare il primo giorno del tuo futuro migliore. È successo a me. Forse un giorno potrà succedere anche a te. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Continua a imparare, continua a crescere e soprattutto continua a fare il prossimo passo. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.